Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai computer e all'elettronica vintage. Non è una novità, all'interno del canale, l'abbiamo già visto l'anno scorso. Davide Barlotti, di che cosa ci parli di bello quest'anno? Abbiamo un'espansione di quello che abbiamo visto l'altra volta, l'anno scorso, in cui c'era l'acquisizione e la stampa. Quest'anno andremo avanti, avremo sia l'acquisizione che il trasferimento dati e il fotoritocco. Il fotoritocco. Bene, allora, qui come vediamo adesso la telecamera sta prendendo in tempo reale le immagini, Sì, si può scegliere in bianco e nero, scale di grigi. Quando siamo contenti dell'immagine, fermiamo il frame e qui adesso abbiamo la possibilità di copiare. Di se copiare. Ben ti ricordi. Esatto, perché l'anno scorso sono stato cazziato, si può dire cazziato su YouTube, non lo so, però perché ho detto stampiamo e invece no, non si stampa. Sì, all'epoca c'era il comando copia. Quindi qui è stato preso il comando copia modificato per fare il trasferimento dell'immagine da uno Spectrum a un altro Spectrum. Ok, per questi Spectrum com'è che sono collegati insieme? Che non... Sì, questa non è una configurazione standard, ci sono due unità Opus Discovery che hanno una porta parallela bidirezionale che viene usata sia per stampare e in questo caso per trasferire i dati. Quindi con questo comando copy mandiamo il fotogramma all'altra macchina, nell'altra macchina in cui è presente un programma di fotoritocco con la penna ottica, andiamo a selezionare nel menu Splendore. il network. Ah, giusto, perché devi portarla dalla rete, non dal dischetto. Esatto, e quest'icona che corrisponde al caricamento. Il programma è stato pesantemente modificato, infatti c'è una chiamata in BASIC, quindi c'è la possibilità di fare anche altre eventuali modifiche. Con i suoi tempi. Beh, l'ha fatto però. Ha trasferito il... L'ha fatto, quindi l'immagine che prima hai acquisito su Spectrum numero 1, questo qua, tramite la telecamera, sì, adesso è stata trasferita mediante collegamento al secondo Spectrum. Esatto, e adesso ti puoi divertire a disegnare. Potrei fare la mia firma, ad esempio. Ci andiamo adesso a mano libera. La matita. Ci sono riuscito. Ecco. Ci sono riuscito. Beh, è un bel esperimento questo. Sì, sì. Poi come anche l'ha fatto l'anno scorso, sono tutte periferiche dell'epoca. Quindi questa qua è una cosa che si poteva già fare negli anni 80, questa. Mettendo mano al portafoglio, sì. Sì, perché questo qua, ciascuno di questi due avrà avuto un bel prezzo. Considera 800 euro a stazione, le interfacce altre 200.000 lire. Sì, beh, noi adesso ragioniamo in euro, ma ovviamente una volta c'erano le lire. Su questi valori qui. Magari l'equivalente di 1500 euro. Normalmente ci si poteva permettere una stazione, ma non certo due. E per la prima volta sul canale Valoroso IT, Stefano Guida. Stefano Guida, giusto. Piacere, ciao. Ha una novità interessante da farci vedere. Sì, allora diciamo che la rivista ZX Spectrum Notizie esiste già da un po' di anni. L'unica cosa è che praticamente nasce tutto da quando io avevo fatto partire il sito che si chiama lo ZX Spectrum in Italia, che era un repository, diciamo, di tutte le cassette da edicola riguardanti lo Spectrum. C'è ancora il sito internet? Esiste, però non è raggiungibile perché utilizza ancora il protocollo HTTP che ormai è in disuso. E lì avevo iniziato a scrivere delle notizie perché mi ero accorto che nella comunità, diciamo, degli utenti dello Spectrum le persone non conoscevano quello che avveniva al di là della cortina di ferro, per esempio. Io invece, informandomi, avevo scoperto che nell'est Europa ci sono tantissime novità, per esempio il demo party, dei meeting, poi venivano costruiti ancora degli Spectrum. Sì, fanno tanti cloni, se non sbaglio. Tantissimi cloni, esatto. E allora ho voluto con il sito cercare di diffondere queste notizie di modo che tutti gli italiani appassionati di Spectrum potessero venire a sapere di quello che avveniva, diciamo, oltre confine. E così sul sito ho iniziato a scrivere alcuni trafiletti, poi ho visto che c'era parecchio entusiasmo da questo punto di vista e allora ho deciso di mettere su appunto la rivista che è uscita in 13 numeri, è in programma tra l'altro un'uscita imminente del 14° numero e voglio raccogliere tutte le notizie più importanti riguardo lo Spectrum. Sì.
Ho capito. Ma questa rivista in che formato È si in trova? formato PDF ed è liberamente distribuibile perché è copyleft, quindi Ok. e diciamo che qua io cerco di raccogliere tutte le notizie, compresi anche le interfacce, tutto quello che riguarda il mondo Spectrum. Ma quindi questa rivista quando è che è nata? Qual è la storia Allora, di diciamo che questa rivista? questa rivista è nata assieme al sito dello Spectrum in Italia. L'unica cosa è che poi ha avuto uno stop dovuti a motivi familiari, quindi dopo 12 numeri io ho interrotto la produzione. Poi mi sono reso conto però di recente che le notizie relative appunto a tutto quello che avviene in questo underground informatico, per così dire, ormai sono diffuse tramite i social. Quando uno pubblica qualcosa, poi con i nuovi post finisce in un limbo, diciamo. E allora ci vuole una sorta di contenitore dove vengono raccolte tutte le notizie e così non si perdono. Certo. Tutto qua, ecco. Ah, è molto interessante. Bene, C'è sono già contento. un modo per averla poi questa rivista? Sì, allora diciamo che sul sito di Davide c'è la sezione proprio Ok, ZX qual è il Spectrum sito? Notizie che sarebbe specciforever.specci.org, che è il Ok, sito di Davide dove ci sono tutte le ROM particolari e lì c'è proprio la sezione della rivista. della rivista che Sì, si sì, può sì, liberamente scaricare in certo, PDF. Va certo. bene, grazie mille allora. Grazie a voi. E se vi interessano gli argomenti relativi ai retrocomputer, elettronica vintage e le altre interviste che ho realizzato al Varese Retrocomputing 2024, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Alla prossima, ciao! Ciao.